C'è una teoria che viene spesso citata nel campo del paranormale e in particolare per quanto riguarda le manifestazioni che si verificano in luoghi definiti infestati o stregati. Le domande principali quando si parla di presenze spettrali, intese come manifestazioni visive, uditive o sensoriali, sono sicuramente due: come e perché avvengano. Esistono genericamente 4 ipotesi che possiamo prendere in considerazione. La prima riguarda la possibilità che queste apparizioni siano una forma di comunicazione post mortem. La seconda ipotesi suggerisce che si tratti di residui di energia ambientale, una sorta di impronta che rimane impressa nel tempo e che sfocia in quelle che sembrano riproduzioni di eventi passati. La terza ipotesi coinvolge fenomeni psicologici come allucinazioni, suggestione o stati alterati di coscienza. La quarta ed ultima ipotesi suggerisce che possa trattarsi di inganni o truffe. Senza dubbio, la prima ipotesi è quella più diffusa, la quale vede in queste manifestazioni la prova della sopravvivenza dell'anima, ma anche la seconda non sembra essere da meno. Molto spesso mi è capitato di leggere o guardare video dove si parla di ipotesi secondo le quali in un dato ambiente rimarrebbe un'impronta di qualche tipo a testimoniare questo o quell'accadimento, ma da dove nasce tutto questo? Stasera i fantasmi sono in movimento, inquieti, affamati. Vi mostrerò ora l'unica casa al mondo veramente infestata da fantasmi. Da che fu costruita un secolo fa, 7 persone, fra cui mio fratello, vi sono state assassinate. Nella prospettiva dello spiritismo, che mi sembra essere quella più diffusa un po' ovunque, le apparizioni di fantasmi sono considerate manifestazioni di entità spirituali che persistono dopo la morte fisica. Lo scopo di queste presenze sarebbe quindi quello di cercare attivamente una comunicazione con il mondo dei vivi, portando messaggi di vario tipo tramite manifestazioni fisiche come voci, suoni, rumori o apparizioni. Tuttavia, c'è un altro punto di vista che trovo particolarmente affascinante e che vorrei esplorare oggi. Si tratta di un punto di vista che viene spesso sollevato dai ricercatori o dai ghost hunters come la motivazione principale dietro la presenza di entità comunemente chiamata infestazione residua. Qualcosa di legato al luogo, impresso nella sua struttura, che si ripete nel tempo. Partiamo da un esempio, restando sempre nel campo delle speculazioni. Proviamo ad immaginare una figura femminile che sale le scale ogni anno, sempre il 3 di novembre, sempre alla stessa ora. Non si volta, non guarda chi la osserva, non sembra nemmeno notare la loro presenza. Questa è, in termini parapsicologici, quella che viene chiamata infestazione residua, e qui entra in gioco quella che è diventata famosa come Stone Tape Theory, la teoria del nastro di pietra. Questa teoria quindi supporta l'idea che i fantasmi residui siano simili a un film o a musica preregistrati e che queste energie rimangano memorizzate in qualche modo negli ambienti. Ma da dove nasce questa convinzione? Spesso, navigando online o leggendo articoli, ho notato come questa ipotesi venga ripetuta, citata, reinterpretata, ma raramente contestualizzata. In realtà non possiamo parlare di una vera e propria teoria, ma piuttosto di una ipotesi. Ma non è questo che mi interessa sottolineare adesso. Quello che voglio esplorare è come si è arrivati a questa ipotesi e come questa convinzione continui a circolare, sostenendo che una forte emozione, come una morte violenta, possa rimanere impressa nell'ambiente. Tutti sembrano averlo appreso da altri, dal web o dai libri. Io ho cercato di capire da dove tutto sembri aver avuto origine. Durante la mia ricerca bibliografica ho trovato riferimenti sparsi, a volte contraddittori. Molto probabilmente il primo riferimento a quella che possiamo definire memoria del luogo risale al 1837, anno nel quale Charles Babbage, matematico e filosofo britannico,
considerato il padre del calcolo meccanico e pioniere dell'informatica, esponeva nel suo 9° trattato di Bridgewater una idea affascinante e allo stesso tempo inquietante, che ogni parola pronunciata e ogni azione compiuta lasci un'impronta permanente nell'ambiente fisico. Babbage immaginava che le onde sonore generate dalla voce continuassero a propagarsi nell'atmosfera, mescolandosi al moto delle particelle d'aria, e che in linea teorica un'intelligenza superiore potrebbe ricostruire ogni suono, ogni parola, ogni accadimento del passato, leggendo queste microscopiche vibrazioni residue. L'aria e l'acqua diventano così archivi naturali della memoria. L'autore parla di mari che ricordano il passaggio delle navi negriere e di onde che ancora oggi racchiudono il gorgoglio finale di chi veniva gettato in mare in catene. Ogni crimine, ogni dolore, quindi, resterebbe impresso nella materia stessa del mondo. Una visione potente che fonde scienza e metafisica e che anticipa in modo sorprendente il concetto moderno di memoria del luogo. Nel 1863 William ed Elizabeth Denton firmano L'anima delle cose, un testo che parla di psicometria, cioè la capacità di leggere informazioni dai materiali naturali come pietre o cristalli. Non era proprio ciò che cercavo, ma rappresentava un primo passo, l'idea che la materia possa conservare qualcosa. Poi ho scoperto che già nel 1838 un autore aveva parlato di memoria dei luoghi, sebbene in termini ancora vaghi, ma è stato più avanti, nel 1885, che Eleanor Sidgwick, una figura importante nella Società per la ricerca psichica londinese, ipotizzava che le apparizioni potessero essere generate da qualcosa che agiva sul cervello dell'osservatore. Un'allucinazione magari, forse, ma lasciava aperta la porta al dubbio. Qualche anno più tardi Edmund Gurney parlò invece di immagini sopravvissute, impresse in qualche modo nell'ambiente. Nessuno, però, sapeva spiegare come ciò potesse avvenire. Arriviamo così al 1939, anno in cui Harry Price, da non confondere con Harry Price, altro famoso ricercatore paranormale, pubblicò un libro dal titolo Le infestazioni e le ipotesi dell'etere psichico, nel quale spiegava come le tracce della memoria potessero non solo fissarsi su determinati oggetti, ma essere letti da persone particolarmente sensibili. Un'idea simile a quella di Gurney che aveva tentato di formulare 50 anni prima. Negli anni 60 e 70 del 1900, autori come Lethbridge e Playfair approfondirono queste ipotesi in chiave più tecnica. Lethbridge parlava di registrazioni del terreno nella roccia, suggerendo che la materia potesse trattenere una qualche forma di energia emotiva. Non aveva prove concrete, ma aveva intuito una direzione suggestiva, quella della memoria ambientale. Ma il vero e proprio nome arriva sorprendentemente da un film. È il Natale del 1972. La BBC manda in onda The Stone Tape, una produzione televisiva che oggi è diventata di culto. Nel film, un gruppo di ricercatori lavora in un edificio vittoriano convertito in laboratorio. I muri fatti di pietra sembrano contenere la memoria di un evento traumatico che si manifesta sotto forma di un'apparizione. It must act like a recording, fixed in the floor and the walls. Right in the substance of them, a trace of what happened in there. And we pick it up. We act as detectors, decoders, amplifiers. A recording. It would have to be in the stone. Il potere della televisione, quindi unito a un'idea già in circolazione da decenni, ha fatto il resto. La teoria del nastro di pietra si è così fissata nell'immaginario collettivo e ancora oggi viene citata ogni volta che si parla di infestazioni residue. Purtroppo questo film non è mai arrivato in Italia, ma è disponibile in lingua originale su YouTube. Lascio il link in descrizione. La scienza ufficiale è, come prevedibile, molto scettica riguardo questo argomento. Non ci sono basi fisiche note per affermare che le pietre possano registrare eventi emotivi. Nessun esperimento ha mai rilevato onde cerebrali o emozioni impresse nella muratura e le analogie con la registrazione magnetica o digitali sono alla fine solo
delle metafore. Ma in parapsicologia la questione è ancora aperta. Alcuni studiosi parlano di campi morfici, altri di tracce psichiche o residui energetici. Rupert Sheldrake, ad esempio, ha teorizzato che l'universo abbia una memoria intrinseca e che la ripetizione degli eventi possa creare delle forme pensiero persistenti. Certo, sono teorie speculative e vanno trattate con cautela, ma aprono spazi interessanti almeno sul piano dell'immaginazione e della ricerca. Che sia nella pietra o nella mente, nella memoria collettiva, in un campo ancora sconosciuto, forse c'è davvero qualcosa che resta dopo che ce ne siamo andati. Insomma, in passato con i libri e il film della BBC e più recentemente con internet, questa concezione si è diffusa e fissata nei luoghi comuni che popolano queste tematiche. La chiave credo sia sempre la stessa: leggere e documentarsi. La teoria del nastro di pietra e le infestazioni residue secondo me non offrono solo ipotesi sul paranormale, ma ci mostrano il nostro profondo desiderio di comprendere l'inspiegabile. Che si tratti di registrazioni ambientali o di suggestioni collettive, queste narrazioni riflettono le nostre paure, le nostre speranze, collegando il passato al presente, con la speranza soprattutto che qualcosa rimanga quando ce ne saremo andati. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate riguardo le infestazioni residue e se avevate mai sentito parlare della teoria del nastro di pietra e, nel caso, se queste manifestazioni fossero reali, cosa ne pensate. Non smettete mai di cercare. A presto!